Bentornati! Con questo tutorial riparte il nuovo ciclo promosso dall'Associazione Web Cattolici Italiani ogni mercoledì e poi quando vorrete seguirci. Quest'anno tante novità, tra queste quella del volto che ci accompagnerà, Alessandra Carenzio, ricercatrice presso il CREMIT dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Partiamo oggi perché in tanti ci avete chiesto un tema: se, quando e come è possibile pubblicare foto di minori su internet e sui social. È il tema di oggi. Fotografie pubbliche e foto di minori sui siti e sui profili social delle parrocchie. Qual è la prassi più corretta per il loro eventuale utilizzo? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Carlo Acquaviva per circostanziare la situazione in Italia. Le immagini possono contenere informazioni di carattere personale relative a un soggetto che è identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche. La loro raccolta, la loro conservazione, utilizzo e divulgazione a terzi può integrare un trattamento di dati personali e potrebbe anche riguardare informazioni sensibili per le quali sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. Articolo 2, lettera D del Codice della Privacy, secondo il quale è sensibile il dato idoneo a rivelare le convinzioni religiose o l'adesione a organizzazioni di carattere religioso. Il collegamento di una determinata persona fisica con un ente ecclesiastico costituisce un dato sensibile, in quanto idoneo a rivelare le convinzioni religiose o quantomeno l'adesione a organizzazioni di carattere religioso. Ne consegue che per l'inserimento di tali dati in un sito internet, realizzandosi un'ipotesi di diffusione al di fuori della confessione religiosa, occorre adempiere alle prescrizioni stabilite dal Codice della Privacy per il trattamento di dati sensibili. Sulla base di tale inquadramento, con riferimento specifico alla pubblicazione di fotografie sul sito di una parrocchia, si possono svolgere alcune considerazioni. La prima, la possibilità di effettuare fotografie per un uso interno all'ente ecclesiastico, come ad esempio relative ad attività che si svolgono in oratorio, in occasione di feste o gite parrocchiali, non richiede l'acquisizione del consenso della persona fotografata. Il garante della privacy, in una vicenda similare, ha infatti precisato che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare i ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy, specificando inoltre che trattasi di immagini non destinate a diffusioni, ma raccolte per fini personali o destinate a un ambito familiare e amicale, come da comunicato stampa del 17 dicembre 2003. Seconda considerazione: qualora le fotografie vengano destinate a diffusione, ad esempio tramite i canali internet, o comunicate sistematicamente a terzi, come succede nel caso del giornalino parrocchiale, si devono rispettare le disposizioni in materia di privacy. Ciò comporta che il soggetto titolare del trattamento deve informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13 del Codice della Privacy, all'atto della raccolta oppure in un momento successivo, a seconda che i dati siano raccolti o meno presso l'interessato. Dovrà essere inoltre raccolto il previo consenso della persona in forma scritta nel caso di dati sensibili. Dovranno quindi essere rispettate le autorizzazioni del garante e rispettate le misure di sicurezza per il trattamento. In ogni caso vanno rispettate, tra le altre, le norme relative in particolare alla liceità, alla correttezza, alla pertinenza e alla non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalità lecite e all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato. Inoltre, la raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, potendo utilizzare l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento. Qui il riferimento è all'articolo 10 del Codice Civile. Devono poi essere considerate le garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto di una persona. Articolo 96, legge 22 aprile 1941, numero 633, le quali richiedono il consenso della persona ritratta a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà, dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico e vietano comunque l'esposizione o la messa in commercio qualora rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. Articolo 97, comma 1, legge 22 aprile 1941,
numero 633. Con riguardo poi alle fotografie relative ai minori, si devono richiamare gli specifici interventi in materia da parte del garante della privacy in tema di diritto di cronaca e rispetto delle persone, con riguardo al trattamento effettuato per finalità giornalistiche. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo per la tutela della privacy, i maggiori dei 16 anni possono dare il proprio consenso alla gestione delle immagini, mentre per i minori di 16 anni vale, come sempre, il consenso dato dai genitori. Grazie ad Alessandra Carenzio e per la sua consulenza legale all'avvocato Carlo Acquaviva per la realizzazione di questo tutorial. Vi ricordo che siamo anche su Spotify e Alexa. A settimana prossima!